speciale Notte degli Oscar. Sì, lo so, gli Oscar sono il premio più commerciale, il premio quello che sta a vedere i soldi, l'industria di Hollywood, ci sono i premi più importanti, c'è Cannes, Venezia, Berlino, Locarno, però non raccontiamoci palle, alla fine tutti stiamo a vedere chi ha vinto l'Oscar, chi non ha vinto l'Oscar, quindi speciale Notte degli Oscar. Gli Oscar sono il premio cinematografico più antico del mondo. Sono stati istituiti nel 1929, quindi hanno 3 anni in più del Festival di Venezia. Le famose statuette dorate vengono conferite ogni anno dalla Academy of Motion Picture Arts and Science, ovvero l'Academy, un'associazione di persone dell'industria cinematografica che conta più di 6.000 membri di 35 nazioni, anche se alla fine sono quasi tutti americani e per il 22% sono attori. Non si possono sapere i nomi dell'Academy, i nomi sono segreti, anche perché come fai a voler sapere i nomi di più di 6.000 persone, dai? Puoi diventare anche tu un membro dell'Academy, ma non mi ricordo come si faccia. Un'inchiesta del Los Angeles Times risalente al 2012 ha scoperto che il membro medio dell'Academy, la rifaccio, ha scoperto praticamente che il giurato medio dell'Academy ha un'età di 62 anni, solo il 14% di loro ha meno di 50 anni, il 77% è maschio e il 94% ha la pelle bianca. Questo vi dà un'idea più o meno di come è formata l'Academy, perché poi certi film vincono, certi no, certi non li cagano nemmeno. Ma come si fa ad avere un film nominato per gli Oscar? Il film deve essere girato o in 35 o in 70 mm oppure in digitale con una minima risoluzione di proiezione di 2048 x 1080 pixel e un audio 5.1, 7.1 o almeno non in mono, ecco, almeno lo stereo fallo, se vuoi un film agli Oscar col telefonino non te lo prendo. Deve essere stato trasmesso in una sala cinematografica di Los Angeles dalla mezzanotte del 1 gennaio alla mezzanotte del 31 dicembre dell'anno precedente alla premiazione. Deve essere stato proiettato per almeno una settimana in una sala cinematografica di Los Angeles e deve essere stato pubblicizzato almeno una volta su un quotidiano di Los Angeles. Se hai fatto un film e ha tutti questi requisiti, puoi mandarlo agli Oscar. Poi bisogna vedere se te lo nominano. Il simpatico Oscar è alto quasi 35 cm, l'originale, non questa roba qua che... Dove cazzo l'avete presa? È placcata a oro 24 carati e ha un valore commerciale che si aggira attorno ai $300, ma dal 42 alla fine della seconda guerra mondiale, visto che il metallo scarseggiava e serviva ad altro, le statuette le fecero in gesso. Metti caso che uno vince l'Oscar e poi va in rovina, non lo può rivendere, la deve ridare all'Academy Award che gliela paga $10. Però così l'Academy sa che fine hanno fatto tutte le statuette, perché in realtà non può avere un valore di mercato la statua dell'Oscar, anche se si stima che in giro ce ne siano tra le 120 e le 130 rivendute, chissà da chi, chissà come e chissà quando. Nel 2000 se ne persero addirittura 55 in una volta sola nel viaggio da Chicago, dove li costruiscono, a Los Angeles, ma una certa, il simpatico Willie Folger, ne ha trovati 52 in un cassonetto della spazzatura a Los Angeles. Li ha riportati all'Academy, gli ha detto guarda qua cosa ho trovato, e loro gli hanno dato $50.000 di ricompensa, e di questi 50.000 i ladri gliene hanno rubati 40.000 4 mesi dopo. Willy, forse facevi meglio a rivenderteli, Ma sicuramente vorrete sentire un po' di numeri, e quindi andiamo con i numeri. La persona che ha ottenuto più nomination in assoluto nella storia dei premi Oscar è Walt Disney, con un totale di 59 nomination e 22 Oscar vinti, più 4 onorari. È in assoluto la persona che ha vinto di più in 87 anni di Oscar, anche meno perché Walt Disney è morto nel 66, quindi... Con una simpatica particolarità, nel 39 gli fu assegnato un Oscar onorario per la creazione di Biancaneve e i Sette Nani, il contributo che riuscì a dare con quel film al cinema e il cinema di animazione soprattutto. Gli diedero un Oscar con 7 Oscarini piccolini che erano i nani. Ah, quanto ci piacciono queste stronzate. I film che hanno vinto più Oscar in assoluto sono
3 a pari merito con 11 statuette. Il primo è Ben-Hur di William Wyler del 59, il secondo è Titanic di James Cameron nel 97 e il terzo è Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re del 2003. Con delle differenze però. Ben-Hur vinse 11 Oscar su 12 nomination. Titanic vinse 11 Oscar su 14 nomination. Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, la conclusione della saga del Signore degli Anelli di Peter Jackson, vinse 11 Oscar su 11 nomination. Quell'anno proprio non c'è stato niente da fare per gli altri che erano in nomination. Ogni volta che c'era nominato lui, and the Oscar goes to Signore degli Anelli, Ritorno del Re. Tutta la sera così, me la ricordo io quella sera lì. La stessa musica che partiva quando questi prendevano il Peg du Pal. E Titanic detiene anche un altro record. È il film, a pari merito con Eva contro Eva, con il maggior numero di nomination, 14 appunto. Eva contro Eva però ne vinse solo 6 di Oscar. Ci sono anche film che hanno beccato una valanga di nomination e poi non hanno vinto un cazzo. Due vite e una svolta, 11 nomination, 0 premi. Il colore viola, di Spielberg dell'85, 11 nomination e 0 premi. Il Grinta dei fratelli Coen, Gangs of New York, American Hustle, tutti e tre con 10 nomination e 0 premi. I Coen, tra l'altro, hanno un'altra caratteristica simpatica agli Oscar. Il loro montatore Roderick James è stato per ben 2 volte candidato come miglior montaggio. E il fatto è che Roderick James non esiste, è uno pseudonimo dei fratelli Coen. Campanilismo? Campanilismo. Come miglior film in lingua straniera, perché si dice così, non è miglior film straniero, è miglior film in lingua straniera. Gli americani questa cosa qua ci tengono e non è bello che noi diciamo in un altro modo. Dunque, per il miglior film in lingua straniera, la Francia ha avuto più nomination in assoluto con 33. Al secondo posto l'Italia con 26. Ma siamo noi che ne abbiamo vinte di più, perché ne abbiamo vinte 12, mentre i francesi solo 9. L'Italia ha vinto 2 Oscar speciali prima che esistesse la categoria con De Sica, con Shusha e Ladri di biciclette. Dopodiché nel 1957 è stato istituito l'Oscar al miglior film in lingua straniera e abbiamo subito fatto una doppietta con Fellini, che ha vinto con La strada e Le notti di Cabiria. Da lì in poi ne abbiamo vinti un casino. 8,5, Ieri, oggi e domani, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Il giardino di Finzi Contini, Amarcord, Nuovo Cinema Paradiso, Mediterraneo, La vita è bella e La grande bellezza. Ma forse queste 3 le sapevate già, quindi le tolgo dall'elenco. Cazzatina, Sandra Bullock, e io non sopporto Sandra Bullock, è l'unica attrice ad aver vinto un Razzie Award come peggior attrice dell'anno A proposito di Steve, e 24 ore dopo ha vinto un Oscar come miglior attrice per The Blind Side. Io sono più d'accordo con i Razzie Awards che con gli Oscar. Mi sta qua Sandra Bullock, non so cosa farci. Anche Gravity, bello da vedere, wow, ma c'è Sandra Bullock. It's the queen sitting here and I don't stop.